Buongiorno a tutti e bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono seduto in un bellissimo bar nel centro di Roma. Mia, ti devo raccontare una storia incredibile che mi è capitata proprio stamattina. Buongiorno a tutti, cari ascoltatori. Sono Mia e sono felicissima di essere qui con voi oggi su Wow Podcast Italian. Lucas, già dalla tua voce capisco che è successo qualcosa di speciale. Raccontami tutto. Allora, immagina questa scena. Entro in un bar questa mattina, un bar tipico italiano, con il bancone lungo, le tazze di caffè che vanno e vengono, il profumo meraviglioso di caffè appena fatto nell'aria. Mi metto in fila e aspetto il mio turno. E già qui, cari ascoltatori, voglio fermarmi un momento. Voi sapete come funziona un bar italiano? Come si ordina? Lasciate un commento qui sotto e diteci. Bella domanda, Lucas. Sì, per chi non lo sa ancora, in Italia il bar funziona in modo molto diverso rispetto ad altri paesi. Di solito si va prima alla cassa, si paga, si prende lo scontrino e poi si va al bancone a ordinare. Oppure, in alcuni bar, si ordina direttamente al bancone e si paga alla fine. È importante capire come funziona ogni bar. Ma torniamo alla tua storia. Cosa è successo dopo? Esatto, Mia. E io quella mattina ero in un bar che non conoscevo. Arrivo al bancone e il barista mi guarda con un sorriso e dice: «Prego, cosa prende?» E io, con tutta la mia sicurezza, dico: «Vorrei un caffè, per favore». Semplice, no? Ma poi il barista fa una cosa che mi ha completamente sorpreso. Oh no, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Adesso sono curiosissima. E anche voi, cari ascoltatori, cosa pensate che abbia fatto il barista? Lasciate la vostra risposta nei commenti. Continuiamo ad ascoltare Lucas. Il barista mi guarda con gli occhi spalancati e dice: «Un caffè? Solo un caffè semplice? Ma si accomodi, si accomodi. Abbiamo 20 tipi diversi di caffè qui». E inizia a elencarli tutti. Caffè espresso, caffè lungo, caffè ristretto, caffè macchiato caldo, caffè macchiato freddo, caffè corretto, caffè d'orzo, caffè al ginseng, caffè shakerato. Io lo guardavo senza capire niente. Ah. Lucas, questa è una scena tipicissima. In Italia il caffè è una cosa seria, una vera arte. Non è solo una bevanda, è una esperienza culturale. E tu, cari ascoltatori, sapete la differenza tra un espresso e un caffè lungo? O tra un macchiato caldo e uno freddo? Questi sono termini importantissimi da imparare. Scriveteci nei commenti. Esattamente. E io lì, davanti al barista che aspettava con pazienza, ho fatto una cosa molto intelligente. Ho detto: «Mi scusi, può spiegarmi la differenza?» E sa cosa fa? Cosa ha fatto il barista? Ha posato tutto quello che stava facendo e mi ha spiegato tutto con entusiasmo incredibile. Gli italiani, quando si tratta di caffè, diventano dei veri professori. Bellissimo! Questo è uno degli aspetti più belli dell'Italia e degli italiani. C'è sempre la disponibilità a spiegare, a condividere la passione per il buon cibo e le buone bevande. Allora, Lucas, cosa ti ha spiegato esattamente il barista? Impariamo insieme. Allora, il barista mi ha detto che il caffè espresso è la base di tutto. È un caffè concentrato, forte, servito in una tazzina piccola. Si beve in pochi sorsi, velocemente, spesso al bancone. Il caffè lungo invece ha più acqua, è meno concentrato ma più abbondante. Il ristretto è ancora più concentrato dell'espresso, pochissima acqua, sapore intensissimo. Perfetto! E voglio aggiungere qualcosa di importante per i nostri ascoltatori. In Italia si dice un caffè e tutti capiscono che vuoi un espresso. Non bisogna dire un caffè espresso, basta dire un caffè. Questo è un dettaglio piccolo ma importantissimo per sembrare più naturali quando ordinate in un bar italiano. Avete capito?
Scrivete nei commenti se lo sapevate già. Ottimo consiglio, Mia. E poi il barista ha continuato con il caffè macchiato. Il macchiato caldo è un espresso con un goccio di latte caldo sopra. Il macchiato freddo, invece, è un espresso con un po' di latte freddo. La differenza sembra piccola, ma il sapore cambia tanto. E poi mi ha parlato del caffè corretto. Oh, il caffè corretto, questo è speciale. Sapete cos'è il caffè corretto, ascoltatori? È un espresso con un goccio di grappa, di sambuca o di un altro liquore. Si chiama corretto perché si dice che il liquore corregge il caffè. Di solito si beve al mattino, anche se per molti stranieri sembra strano bere alcolici così presto. Ah, come vi sembra questa idea? Scrivete nei commenti. Già, e io quando ho sentito grappa al mattino ho fatto una faccia divertentissima, immagino. Il barista ha riso tanto, ma poi mi ha raccontato anche del caffè d'orzo. È una bevanda fatta con l'orzo tostato, senza caffeina. È perfetta per chi non può bere caffeina, per i bambini o per chi vuole qualcosa di più delicato. Il sapore è simile al caffè, ma più dolce e morbido. Sì, il caffè d'orzo è molto popolare anche tra le persone che amano i sapori dolci. E poi c'è il caffè al ginseng. Questo è diventato molto di moda negli ultimi anni in Italia. Ha un sapore leggermente dolce e aromatico, con il ginseng che dà energia. Molte persone lo preferiscono al caffè normale perché è meno amaro. Voi avete mai provato il caffè al ginseng? Ditecelo nei commenti. Io non l'avevo mai provato prima di quel giorno. E indovinate un po'? Alla fine ho ordinato proprio quello, il caffè al ginseng. Il barista era contentissimo della mia scelta. Me lo ha preparato con cura, me lo ha servito con un sorriso enorme e ha detto: «Benvenuto nel vero mondo del caffè italiano». È stato un momento bellissimo. Che storia adorabile, Lucas! E questo ci mostra quanto sia importante saper ordinare in italiano quando si visita l'Italia. Non è solo questione di chiedere una bevanda, è un modo per connettersi con la cultura italiana, con le persone. E oggi noi vogliamo aiutarvi a farlo bene. Quindi continuiamo a imparare insieme le frasi più utili per ordinare in un bar. Siete pronti? Assolutamente. Allora, iniziamo con le frasi di base. Quando entrate in un bar e volete attirare l'attenzione del barista, potete dire «scusi» oppure «mi scusi». Questo è educato e funziona sempre. Oppure potete aspettare che il barista vi guardi e poi iniziare a ordinare. In un bar molto affollato bisogna essere un po' pazienti. Esatto. E quando è il vostro momento di ordinare potete usare queste frasi. Vorrei un caffè, per favore. Questo è molto educato. Oppure, in modo più diretto ma sempre gentile, un caffè, per favore. O anche, mi dà un caffè, che è un modo comune in Italia. Tutte queste frasi funzionano benissimo. Provate a ripeterle ad alta voce mentre ascoltate. È un ottimo esercizio. Bravo chi lo fa. E se volete aggiungere qualcosa alla vostra ordinazione, è facile. Vorrei un caffè e un cornetto, per favore. Il cornetto è il nome italiano per il croissant. È la colazione più classica degli italiani, caffè e cornetto. Semplice, veloce, delizioso. E il prezzo è molto accessibile. Di solito meno di 2 euro per tutti e due. Sì. La colazione italiana al bar è una delle cose più belle della vita, credetemi. E ora parliamo dei tè e delle tisane per chi non beve caffè. In Italia si può sempre chiedere un tè per favore e il barista capisce. Potete specificare un tè caldo o un tè freddo. D'estate il tè freddo o tè freddo è molto popolare ed è quasi sempre disponibile in bottiglia. Ottimo punto. E se volete qualcosa di fresco e dissetante, potete chiedere una bibita. Vorrei una bibita fredda, per favore.
Oppure potete essere più specifici, una Coca-Cola per favore, o un'acqua minerale per favore. L'acqua in Italia può essere naturale, cioè senza gas, oppure frizzante, cioè con le bollicine. È importante specificare quale volete. Assolutamente! Questa è una delle prime cose da imparare. In molti ristoranti e bar italiani, se chiedete solo un'acqua, il cameriere potrebbe chiedervi naturale o frizzante. Quindi meglio essere pronti con la risposta. E voi, ascoltatori, preferite l'acqua naturale o frizzante? Lasciate la risposta nei commenti, siamo curiosi. Io preferisco l'acqua frizzante. Ha più carattere, direi. Ma torniamo ai succhi di frutta, perché in Italia i bar offrono spesso degli ottimi succhi. Si chiamano succhi di frutta oppure, se sono freschi, succhi freschi o centrifugati. Un centrifugato è una bevanda fatta con frutta o verdura fresca, molto sana e gustosa. I centrifugati sono meravigliosi. E poi ci sono le bevande calde invernali. In inverno, quando fa freddo, molti italiani ordinano anche un cioccolato caldo. In italiano si dice una cioccolata calda o un cioccolato caldo. È denso, cremoso, delizioso. Perfetto dopo una passeggiata al freddo. E spesso viene servito con della panna montata sopra, che in italiano si chiama panna. Solo a sentirne parlare mi viene voglia di uno adesso. E cosa si dice per chiedere il conto al bar? Questa è una frase importantissima. Di solito al bar si paga subito, ma se avete consumato qualcosa al tavolo e volete il conto, potete dire «il conto, per favore». O anche «posso avere il conto». Semplice e diretto. Perfetto. E per chi vuole pagare con la carta di credito si può chiedere «posso pagare con la carta?» In Italia sempre più posti accettano il pagamento elettronico, ma in alcuni bar piccoli e tradizionali preferiscono ancora i contanti. Quindi è sempre bene avere qualche euro in tasca quando si va al bar. Consiglio praticissimo! E ora voglio tornare un momento alla mia storia di stamattina, perché non vi ho ancora detto il finale. Dopo aver bevuto il mio caffè al ginseng, ho deciso di tornare allo stesso bar anche per la pausa di metà mattina. E indovinate chi ho trovato lì? Un colpo di scena. Chi hai trovato, Lucas? Non lasciarci in sospeso. E anche voi, ascoltatori, provate a indovinare. Scrivete la vostra ipotesi nei commenti prima di continuare ad ascoltare. Ho trovato una coppia di turisti stranieri che cercavano di ordinare e avevano esattamente lo stesso problema che avevo avuto io. Guardavano il menù confusi, non capivano le differenze tra i vari tipi di caffè e il barista cercava di spiegare, ma c'era un po' di difficoltà di comunicazione. E io, in quel momento, ho fatto una cosa bellissima. Hai aiutato tu? Che bello! Sei diventato tu il professore del caffè. Vedi, Lucas, questo è esattamente il potere di imparare l'italiano. Non solo riesci a comunicare per te stesso, ma puoi anche aiutare gli altri, fare nuove amicizie, creare connessioni. La lingua apre porte che altrimenti rimarrebbero chiuse. E voi, ascoltatori, avete mai aiutato qualcuno in una situazione simile? Raccontateci. Esattamente mia! Mi sono avvicinato e ho detto ai turisti in inglese che potevo aiutarli e poi ho tradotto per loro, spiegando i diversi tipi di caffè. Alla fine tutti e tre abbiamo ordinato insieme. Ci siamo seduti fuori al tavolino e abbiamo fatto una piacevole chiacchierata. E il barista era felicissimo e ci ha portato anche dei biscottini omaggio. È stata una mattinata perfetta. Che storia meravigliosa! E questo, cari ascoltatori, è il vero spirito italiano. La convivialità, la gioia di stare insieme, di condividere momenti piacevoli. Non c'è niente di più bello di un caffè goduto in buona compagnia in un bar italiano.
Prima di finire il nostro episodio di oggi, vogliamo ripassare insieme tutte le frasi principali che abbiamo imparato. Siete pronti? Pronti? Allora, ecco le frasi più importanti per ordinare in un bar italiano. Prima di tutto, per ordinare vorrei un caffè per favore. Oppure un caffè per favore. Poi, se volete specificare, vorrei un caffè macchiato caldo. O vorrei un caffè lungo. Per chiedere qualcosa in più. E anche un cornetto, grazie. E per le altre bevande, vorrei un tè caldo per favore. Oppure una cioccolata calda, grazie. Per l'acqua, un'acqua naturale per favore. O un'acqua frizzante per favore. Per le bibite, una Coca-Cola per favore. E per il succo, un succo di arancia per favore. Tutte frasi semplici ma utilissime. E per concludere l'esperienza al bar, il conto per favore. Oppure posso pagare? E infine non dimenticare di ringraziare. Grazie mille. È sempre molto apprezzato. Gli italiani amano la cortesia e un sorriso sincero. Non abbiate paura di fare errori, l'importante è provare. I baristi italiani sono quasi sempre molto pazienti e gentili con chi cerca di parlare italiano. Bellissimo messaggio, Lucas. E io voglio aggiungere un ultimo consiglio prezioso per i nostri ascoltatori. Se non capite qualcosa che dice il barista, non abbiate paura di chiedere «Può ripetere per favore?» o «Può parlare più lentamente per favore?» Queste frasi sono utilissime e nessuno si offende. Anzi, gli italiani apprezzano molto quando gli stranieri si sforzano di parlare la loro lingua. Assolutamente d'accordo. E ricordate, cari ascoltatori, che ogni errore è un passo avanti nell'apprendimento. Io stesso all'inizio facevo tanti errori quando parlavo italiano e adesso eccomi qui a raccontarvi storie in un bar romano. La costanza e la pratica fanno miracoli. E Wow Podcast Italian è qui ogni settimana per aiutarvi in questo viaggio meraviglioso. È vero! E oggi voglio lanciare una sfida speciale ai nostri ascoltatori. Questa settimana, se avete un bar italiano vicino a casa vostra, o anche solo un bar normale, provate a ordinare in italiano, oppure esercitate le frasi di oggi ad alta voce a casa. E poi venite a raccontarci com'è andata nei commenti. Siamo curiosi di sapere la vostra esperienza. Sfida bellissima! E se abitate in una città dove non c'è un bar italiano, potete comunque esercitarvi con un amico o da soli davanti allo specchio. La pratica è tutto e se avete domande sulle frasi di oggi o se volete sapere come si dice qualcosa di specifico in italiano, scrivetecelo nei commenti. Noi leggiamo tutti i commenti e cerchiamo sempre di rispondere. Esatto! E non dimenticate di mettere mi piace a questo video se lo avete trovato utile e divertente. E iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian se non lo avete ancora fatto. Ogni settimana pubblichiamo nuovi episodi con situazioni della vita quotidiana in Italia. La settimana scorsa abbiamo parlato di come fare la spesa al mercato e la prossima settimana avremo un altro episodio fantastico. Restate con noi. Non vedo l'ora del prossimo episodio. E prima di salutarci, voglio condividere un ultimo pensiero. Imparare l'italiano non è solo imparare una lingua, è aprire una finestra su una cultura straordinaria, su una storia millenaria, su una tradizione culinaria e artistica che non ha eguali nel mondo. Ogni parola italiana che imparate è un piccolo tesoro che vi porterete per tutta la vita. Che pensiero poetico e bellissimo, Lucas! Sono completamente d'accordo. L'italiano è una delle lingue più belle e musicali del mondo e noi di Wow Podcast Italian siamo onorati di accompagnarvi in questo viaggio di apprendimento. Grazie di cuore a tutti voi per essere qui con noi oggi. Siete la nostra motivazione più grande. Grazie a tutti voi, ascoltatori fantastici. Ricordate, continuate a praticare, continuate ad ascoltare e soprattutto continuate a sognare in italiano.
La lingua italiana vi aspetta con le braccia aperte. Ci vediamo al prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Arrivederci a tutti. Arrivederci e buona fortuna con il vostro italiano. Ricordate che ogni giorno imparate qualcosa di nuovo, anche senza accorgervene. Siete già più bravi di quanto pensate. A presto su Wow Podcast Italian, cari amici!